Immagina di svegliarti un giorno e renderti conto che hai vissuto la stessa giornata. Ancora e ancora e ancora. La tua carriera sembra come sabbie mobili. Le tue relazioni sono in pilota automatico. E quel fuoco che una volta avevi è appena una scintilla. Marco Aurelio una volta scrisse: l'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che ostacola diventa la via. Eppure eccoti qui, con la sensazione che tutto ti ostacoli. Ma se ti dicessi che questa sensazione di essere bloccato, questa routine soffocante che sta schiacciando il tuo spirito, è in realtà la tua più grande opportunità? Gli stoici hanno compreso qualcosa di profondo, che la maggior parte dei guru dell'autoaiuto manca completamente. Toccare il fondo non è il tuo nemico, è la tua fondazione. Ripensa ai tuoi momenti di maggiore vitalità. Forse è stato quando hai ottenuto quel lavoro che pensavi fosse impossibile. O forse è stato quando finalmente ti sei liberato da una relazione tossica. Cosa ha reso quei momenti diversi? Ti dirò cosa non era. Non era l'assenza di ostacoli, era la tua relazione con essi. Ecco la cruda verità che ha cambiato la mia vita. Azzerare non significa fuggire dal tuo passato. Ripartire non significa fingere che le tue lotte non siano mai accadute. E ricentrarsi non significa costringerti a essere positivo quando la vita sembra tutt'altro. Gli antichi stoici l'avevano capito e oggi scopriremo il loro codice. Perché se stai annegando nei debiti, bloccato in un lavoro che ti annienta l'anima, o semplicemente ti senti perso nel caos della vita, quello che sto per condividere non è solo filosofia, è il tuo piano di battaglia per la trasformazione. Epitteto l'ha detto meglio: non spiegare la tua filosofia, incarnala. Quindi smettiamo di parlare di cambiamento e iniziamo a crearlo. Nei prossimi minuti ti mostrerò esattamente come liberarti da questo ciclo di stagnazione, riallinearti con il tuo scopo più profondo e sviluppare quel tipo di resilienza che trasforma gli ostacoli in opportunità. Il potere di rivoluzionare la tua vita non si nasconde in qualche tecnica segreta o programma costoso. È già dentro di te, in attesa di essere liberato. E oggi premiamo Reset insieme. Azzerare per rinnovarsi. Lascia che ti racconti di Sara. La settimana scorsa sedeva nel suo ufficio all'angolo, quello per cui aveva lottato per 15 anni, e non sentiva assolutamente nulla. Zero. Vuoto. Quell'ufficio all'angolo era diventato la sua gabbia dorata e la sua storia di successo stava iniziando a sembrare una condanna. Vedi, gli stoici avevano un'idea radicale sul lasciare andare. Come disse Marco Aurelio, l'universo è cambiamento, la nostra vita è ciò che i nostri pensieri ne fanno. Ma ecco la parte che la maggior parte delle persone non capisce. Lasciare andare non significa arrendersi. Significa togliersi di mezzo. Pensaci, in questo momento probabilmente stai portando in giro un bagaglio emotivo che pesa più del tuo bagaglio reale. Forse è quella relazione a cui stai cercando di dare vita, anche se è clinicamente morta da mesi, o quell'idea imprenditoriale che continui a perseguire, anche se in fondo sai che si tratta più di dimostrare qualcosa a tuo padre che di costruire qualcosa di significativo. Ecco una verità che potrebbe farti male. Non sei tu che ti aggrappi a queste cose, sono loro che si aggrappano a te. Gli stoici avevano una prospettiva brillante su questo. Epitteto disse: non è ciò che ti accade, ma come reagisci che conta. Quindi lascia che ti chieda qualcosa e voglio che tu sia brutalmente onesto con te stesso. Ciò che stai portando in questo momento ti sta rendendo più forte o ti sta solo rendendo stanco? Analizziamolo in modo pratico. Primo, consapevolezza. E non sto parlando di qualche mistica pratica di meditazione. Intendo quel tipo di consapevolezza cruda e scomoda che ti colpisce alle 3 del mattino quando non riesci a dormire. Quella che ti fa chiedere se il tuo lavoro dei sogni sia in realtà il sogno di qualcun altro. Secondo, controllo. Seneca l'ha centrato quando ha detto: soffriamo più spesso nell'immaginazione che nella realtà. Non puoi controllare se la tua startup avrà successo, ma puoi controllare se continuare a investire soldi in qualcosa che non ha mostrato promesse in 2 anni. Ecco la bellissima ironia.
Il momento in cui smetti di cercare disperatamente di controllare tutto è il momento in cui effettivamente inizi a ottenere il controllo. È come cercare di trattenere l'acqua. Più stringi, più scivola tra le tue dita. Ora ti darò un esercizio pratico, ma questo non è il tipico scrivi 3 cose per cui sei grato da 4 soldi. Questo è diverso. Prendi un foglio di carta, scrivi la cosa più pesante che stai portando in questo momento. Forse è un'amicizia tossica, un lavoro che ti schiaccia l'anima, o quella fastidiosa sensazione che stai vivendo la vita di qualcun altro. Ora ecco la parte cruciale. Sotto scrivi cosa succederebbe se semplicemente lasciassi andare, non domani, non l'anno prossimo, ma adesso. Scommetto che il tuo cervello sta già sparando 1 milione di ragioni per cui non puoi farlo. È normale, è la tua paura che parla. Ma ricorda cosa disse Marco Aurelio. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. La verità è che azzerare la tua vita non significa bruciare tutto fino alle fondamenta, anche se a volte è esattamente ciò di cui hai bisogno. Si tratta di avere il coraggio di ammettere quando qualcosa non funziona e la saggezza di sapere che lasciare andare non è perdere, è fare spazio per qualcosa di meglio. Ed ecco la parte che potrebbe sorprenderti. Il momento in cui lasci veramente andare è spesso il momento in cui tutto inizia a prendere forma. Non perché l'universo stia cospirando a tuo favore, ma perché per la prima volta puoi vedere chiaramente senza tutto quel bagaglio che offusca la tua visione. Ricordi Sara? Alla fine ha lasciato quell'ufficio all'angolo, ha iniziato la sua società di consulenza, ora guadagna la metà dei soldi, ma si sente 2 volte più viva. Questo è ciò che significa azzerare in azione. È il tuo turno. A cosa ti stai aggrappando che in realtà ti sta trattenendo? Ripartire con uno scopo chiaro. Lascia che ti parli del fallimento, un vero fallimento straziante. Il tipo che ti tiene sveglio alle 3 del mattino, riproducendo ogni errore come un film dell'orrore che non puoi spegnere. Ci sono stato, ci siamo stati tutti. Ma se ti dicessi che questa camera di tortura mentale che hai costruito per te stesso è in realtà la tua più grande opportunità, ecco dove diventa interessante però. Vedi, ho incontrato recentemente un tipo, chiamiamolo Michele, ex pezzo grosso di Piazza Affari. Ha perso tutto in un'unica operazione sbagliata, classica storia di caduta in disgrazia. Ma ecco cosa Michele mi ha detto che ha cambiato completamente la mia prospettiva sul ripartire. Toccare il fondo ha un dono, non ha distrazioni. Gli stoici comprendevano qualcosa di profondo sul fallimento che la maggior parte di noi non coglie. Marco Aurelio l'ha espresso perfettamente. L'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che ostacola diventa la via. In altre parole, i tuoi fallimenti non sono segnali di stop, sono il tuo GPS personale, che ricalcola il tuo percorso verso il successo. Ma siamo pratici per un momento. Ripartire non significa fingere che il tuo passato non sia mai accaduto. Significa essere la persona che finalmente impara la lezione che la vita ha cercato di insegnarti. Pensaci, ogni persona di successo che ammiri ha un cimitero di fallimenti attraverso i quali ha dovuto camminare per arrivare dove si trova. Ecco la verità che nessuno ti dice sul ripartire. È disordinato, non è lineare. A volte sembra che tu stia andando all'indietro. E sai cosa? È esattamente così che dovrebbe essere, perché la vera crescita non è una graziosa scaletta che sale. È più come un dipinto di Picasso. Sembra caos finché non fai un passo indietro e vedi il quadro più grande. Seneca disse: ogni nuovo inizio viene dalla fine di qualche altro inizio. Ma ecco la parte che ha omesso. La fine di un capitolo non significa che perdi il libro. Puoi conservare le lezioni, perdere il bagaglio e scrivere il prossimo capitolo con inchiostro migliore. Quindi ecco cosa faremo. In questo momento voglio che tu pensi a quel fallimento che ancora ti fa rivoltare lo stomaco. Forse è quell'impresa che è fallita, quella relazione che è esplosa, quel sogno a cui hai rinunciato. Lo hai in mente? Bene, ora ecco la tua sfida. Invece di vederlo come la tua personale galleria della vergogna, lo tratteremo come la tua biblioteca personale di lezioni. Perché quel fallimento? È in realtà il tuo vantaggio nascosto.
È l'esperienza che i tuoi futuri concorrenti vorrebbero avere. Ricordi Michele, il nostro amico di Piazza Affari, ora gestisce un programma di alfabetizzazione finanziaria di grande successo, non nonostante il suo fallimento, ma grazie ad esso. Il suo crollo gli ha dato qualcosa che nessun master potrebbe, vera saggezza. Come dice ai suoi studenti, non vi sto insegnando quello che ho imparato alla scuola d'affari, vi sto insegnando quello che ho imparato quando ho perso tutto. Gli stoici avevano ragione da sempre. Ogni battuta d'arresto, ogni fallimento, ogni momento che sembra la fine, in realtà è solo la preparazione per il tuo ritorno, ma solo se sei abbastanza coraggioso da ripartire con gli occhi ben aperti, portando la saggezza delle tue ferite piuttosto che il peso dei tuoi rimpianti. Quindi sei pronto a ripartire? Non con ottimismo vuoto o cieca speranza, ma con quel tipo di chiarezza che viene solo dal guardare i tuoi fallimenti negli occhi e dire «Grazie per la lezione, ora guarda cosa ne farò». Ricentrarsi sulle priorità essenziali. Immagina questo, sono le 8 del mattino, il tuo telefono ha già vibrato 47 volte, 3 email urgenti stanno lottando per la tua attenzione. E da qualche parte in questo caos digitale, le tue reali priorità stanno annegando in un mare di notifiche. Ti sembra familiare? Seneca una volta disse qualcosa che assume un significato diverso nel nostro mondo iperconnesso. La vita è lunga se sai come usarla. Ma siamo onesti, la maggior parte di noi la usa scorrendo i momenti salienti della vita degli altri, mentre la nostra storia rimane non scritta. Ecco una verità che potrebbe farti male. Essere occupati non è la stessa cosa che essere produttivi. L'ho imparato a mie spese. L'anno scorso stavo spaccando, 12 ore di lavoro al giorno, progetti multipli, riunioni continue. Mi sentivo importante, mi sentivo produttivo. Non ero né l'uno né l'altro. Gli stoici l'avevano capito secoli prima che esistessero gli smartphone. Epitteto l'ha detto perfettamente. Se vuoi migliorare, sii contento di essere considerato sciocco e stupido. Traduzione? A volte la cosa più produttiva che puoi fare è spegnere il telefono e deludere alcune persone. Parliamo di come appare la vera concentrazione, non quella da produttività di Instagram, ma il tipo profondo e significativo che realmente sposta l'ago della bilancia nella tua vita. Prima di tutto, affrontiamo l'elefante nella stanza. La tua capacità di attenzione è probabilmente esaurita. La mia lo era. Ci siamo passati tutti. Cercare di leggere un libro mentre contemporaneamente controlliamo le email, rispondiamo ai messaggi e guardiamo YouTube. Attenzione, questo non è multitasking, è multifallimento. Ecco cosa sapevano gli stoici, che la maggior parte dei guru della produttività tralascia. La concentrazione non riguarda il fare più cose, riguarda il fare meno cose meglio. Marco Aurelio non aveva Twitter e forse era su qualcosa di importante. Quindi ecco cosa faremo. Condividerò un sistema che funziona davvero, non qualche stronzata teorica che sembra buona sulla carta ma crolla nella vita reale. Passo 1. L'opzione nucleare. Scegli un'ora domani, solo una, e disconnettiti completamente. Niente telefono, niente email, niente social media. Solo tu e il tuo compito più importante. Ti sembrerà scomodo. Questo è il punto. Quel disagio è il tuo cervello che si disintossica dal caos digitale. Passo 2. La verifica delle priorità. Prendi un foglio di carta, scrivi tutto ciò che hai fatto oggi. Ora sii brutalmente onesto. Quante di queste attività ti hanno effettivamente avvicinato ai tuoi obiettivi? Se sei come la maggior parte delle persone, me compreso quando l'ho fatto per la prima volta, la risposta potrebbe far male un po'. Passo 3. La formula della concentrazione. Ecco dove diventa pratico. Ogni mattina, prima di controllare il telefono, sì, davvero, poniti una domanda. Qual è l'unica cosa che potrei fare oggi che renderebbe tutto il resto più facile o non necessario? Questa è la tua stella polare. Tutto il resto è solo rumore. Ma ecco la parte di cui nessuno parla. La vera concentrazione richiede sacrificio. Non puoi essere disponibile per tutti e mantenere una concentrazione profonda. Non puoi dire sì a ogni opportunità e avere ancora energia per ciò che conta di più. Come disse Seneca, essere ovunque è essere in nessun luogo.
Lascia che ti condivida un segreto che ha trasformato la mia vita. Le persone di maggior successo che conosco non sono quelle che fanno più cose, sono quelle che fanno le cose giuste al momento giusto. Pensaci, quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito veramente concentrato? È probabile che non fosse quando stavi cercando di destreggiarti tra 17 compiti diversi. Era quando eri completamente immerso in qualcosa di significativo. Ecco la tua sfida. Domani mattina, prima che il mondo inizi a fare richieste sul tuo tempo, prenditi 10 minuti per sederti in completo silenzio. Niente telefono, niente musica, niente distrazioni. Solo tu e i tuoi pensieri. All'inizio potrebbe sembrare una tortura. È normale, ma in quel silenzio troverai qualcosa di prezioso. Chiarezza. Perché ecco la verità sulla concentrazione che nessuno vuole ammettere. Non si tratta di avere più tempo. Si tratta di avere il coraggio di usare il tuo tempo per ciò che conta davvero. Ricorda, la tua attenzione è la valuta più preziosa che hai. Spendila saggiamente. Un nuovo inizio per la mente. Lascia che ti parli della stanza più pericolosa della tua casa. È quella tra le tue orecchie. È lì che si combattono le vere battaglie, dove i sogni nascono o vengono sepolti e dove il tuo futuro viene deciso prima ancora che accada. Ho parlato recentemente con un veterano di guerra, chiamiamolo Giovanni. Mi ha detto qualcosa che ha cambiato completamente la mia prospettiva sul bagaglio mentale. Ha detto: la cosa strana del DSPT non è il trauma stesso, è che la tua mente trasforma ogni scricchiolio del pavimento in un nemico. E sai cosa? Stiamo tutti facendo la stessa cosa, solo con pavimenti diversi. Marco Aurelio lo aveva capito quando scrisse: serve pochissimo per rendere felice una vita, è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Ma siamo realistici. Se fosse così semplice, andremmo tutti in giro come monaci illuminati, giusto? Ecco la verità sul bagaglio mentale di cui nessuno parla. Quei pensieri che ti tengono sveglio alle 3 del mattino non riguardano in realtà il tuo passato, riguardano le storie che ti sei raccontato sul tuo passato. Quell'impresa fallita 5 anni fa non è il fallimento che ti trattiene, è il significato che gli hai attribuito. Gli stoici avevano una prospettiva brillante su questo. Epitteto disse: le persone non sono disturbate dalle cose, ma dalla visione che hanno di esse. In altre parole, non è il tuo ex che ti rende infelice, è la serie Netflix che hai creato nella tua testa su ciò che quella relazione significava. Quindi facciamo qualcosa di radicale. Invece di cercare di pensare positivo, che, siamo onesti, a volte sembra come mettere un adesivo con la faccina sorridente su uno tsunami. Affronteremo seriamente la riprogrammazione del tuo sistema operativo mentale. Ecco la tua guida pratica al reset mentale. Passo 1. La verifica del pensiero. Ogni volta che emerge un pensiero negativo, chiediti: questo è un fatto o una storia che mi sto raccontando? La maggior parte delle volte scoprirai che è solo una storia molto convincente. Il tuo cervello è un eccellente narratore, a volte troppo eccellente per il suo bene. Passo 2. Il gioco della ricontestualizzazione. Ricordi Giovanni, il nostro amico veterano? Ha iniziato a giocare a quello che chiama il gioco dello forse. Ogni volta che la sua mente dice qualcosa di negativo, aggiunge «o forse» e trova un'altra interpretazione, quel pavimento che scricchiola. Forse è solo una vecchia casa che fa la vecchia casa. Quel cliente che non ha risposto, forse è solo occupato con i suoi drammi personali. Passo 3. La palestra mentale. La tua mente è come un muscolo, diventa più forte in qualunque cosa l'alleni a fare. In questo momento molti di noi sono campioni olimpici di scenari peggiori. Reindirizziamo quella energia mentale. Ogni mattina scrivi una cosa di cui sei orgoglioso di ieri. Anche se ieri è stato un disastro totale, trova qualcosa. Più piccola è, meglio è. Perché? Perché allena il tuo cervello a cercare vittorie invece di ferite. Ecco qualcosa che Seneca ha detto che assume un significato diverso. Soffriamo più spesso nell'immaginazione che nella realtà. Pensaci, quanti disastri hai vissuto nella tua mente che non sono mai realmente accaduti?
Ma ecco la parte sul reset mentale che la maggior parte delle persone non coglie. Non si tratta di diventare eternamente positivi. Si tratta di diventare deliberatamente selettivi riguardo alle storie che ti racconti. Si tratta di costruire resilienza mentale, non isolamento mentale. Prova questo stasera. Prendi un foglio di carta, scrivi la tua più grande preoccupazione attuale. Ora scrivi "o forse" e costringiti a trovare 3 interpretazioni alternative. Non devono essere positive, solo diverse. Quello che stai facendo è allenare il tuo cervello a vedere opzioni invece di ostacoli. Ricorda, la tua mente è la macchina suprema di creazione della realtà. Può trasformare una piccola battuta d'arresto in una tragedia greca o un fallimento massiccio nel capitolo di apertura della tua rinascita. La scelta non è in ciò che ti accade, è nella storia che decidi di raccontare al riguardo. Come ci ha ricordato Marco Aurelio, la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Quindi iniziamo a migliorare quei pensieri una cosa alla volta. Riavviare le tue abitudini. Lascia che ti racconti dell'abbonamento in palestra più costoso che abbia mai visto. Non era un club fitness di lusso, era il tapis roulant nel seminterrato del mio amico Tommaso. 2.000 euro di motivazione high-tech che è diventato il portaabiti più costoso del mondo. Perché? Perché Tommaso è caduto nella stessa trappola in cui cadiamo tutti, credere che la motivazione sia sufficiente. Ecco cosa sapevano gli stoici che i moderni guru dell'autoaiuto spesso tralasciano. La motivazione è come una scarica di zucchero, ti fa sentire alla grande, ti mette in moto, poi ti lascia crollato sul divano a chiederti cosa sia successo. Epitteto l'ha detto perfettamente. Prima di a te stesso cosa vorresti essere, poi fai ciò che devi fare. Ma parliamo seriamente delle abitudini per un secondo. Conosci quella persona che va in palestra alle 5 del mattino ogni giorno, con il bello e il cattivo tempo? Non è più motivata di te, non è più disciplinata di te. Ha semplicemente padroneggiato qualcosa che gli stoici comprendevano secoli fa, il potere delle scelte piccole e noiose fatte con costanza. Marco Aurelio non è diventato un filosofo re avendo occasionali lampi di saggezza. Scriveva nel suo diario ogni singolo giorno. Pensaci, l'uomo più potente del mondo, che trovava il tempo per scrivere un diario. Non quando si sentiva ispirato, non quando aveva tempo. Ogni singolo giorno. Quindi analizziamo come ricostruire effettivamente le tue abitudini, non la versione Instagram, ma la versione reale, disordinata, umana. Passo 1. Il controllo della realtà. Prendi il tuo telefono adesso, vai su tempo di utilizzo, guarda quei numeri, non è un giudizio, sono dati, quelle ore che passi a scorrere. Non sei tu a essere pigro. Sei tu che segui un ciclo di abitudini che è stato progettato magistralmente per tenerti agganciato. Passo 2. L'abitudine minima praticabile. Ecco dove la maggior parte delle persone sbaglia. Cercano di passare da zero a eroe in una notte. Vuoi iniziare ad allenarti? Non promettere a te stesso che lo farai per un'ora ogni giorno. Prometti a te stesso che indosserai i tuoi vestiti da allenamento. Questo è tutto. Sembra ridicolo, vero? Ma ecco il segreto. La parte più difficile di qualsiasi abitudine non è farla, è iniziarla. Passo 3. Il trucco dell'ambiente. Hai mai notato come automaticamente prendi il telefono quando ti svegli? Non è una scelta consapevole, è il tuo ambiente che innesca un'abitudine. Vuoi leggere di più? Metti un libro sul cuscino. Vuoi mangiare più sano? Metti la frutta a livello degli occhi e i biscotti in cantina. La tua forza di volontà è buona, ma il tuo ambiente è migliore. Ma ecco la parte sulle abitudini di cui nessuno parla. L'obiettivo non è essere perfetti. L'obiettivo è essere leggermente migliori di ieri. Non hai bisogno di trasformare tutta la tua vita oggi. Hai solo bisogno di essere l'1% meglio di ieri. Lascia che ti condivida un segreto che ha cambiato la mia vita. Le abitudini più potenti non sono quelle grandi e drammatiche. Sono le scelte piccole, quasi invisibili che facciamo decine di volte al giorno. È prendere le scale invece dell'ascensore, è bere acqua invece di bevande zuccherate,
è leggere una pagina invece di controllare i social media ancora una volta. Ecco la tua sfida. Scegli un'abitudine, solo una, che vuoi costruire. Ora rendila così piccola da sembrare ridicola. Vuoi scrivere un libro? Inizia con una frase al giorno. Vuoi metterti in forma? Inizia con una flessione al giorno. Vuoi meditare? Inizia con un respiro. Perché? Perché le piccole abitudini non innescano resistenza. Il tuo cervello non può trovare scuse per una flessione, ma ecco la magia. Una volta che sei sul pavimento, potresti farne 2, o 10, o 20. La chiave è rimuovere la resistenza all'inizio. Ricorda, l'eccellenza non riguarda trasformazioni drammatiche, riguarda piccole scelte, fatte con costanza, che si accumulano nel tempo. Come ci ha ricordato Marco Aurelio, non perdere più tempo a discutere su come dovrebbe essere un uomo buono. Sii uno. Le tue abitudini sono l'architettura invisibile della tua vita quotidiana. Sceglile con saggezza. Ricentrarsi sulla pace personale. Qual è il suono più forte del mondo? Se lo chiedi a me, è la voce nella tua testa alle 3 del mattino. La conosci? Sta provando discussioni che non hai mai avuto, riproducendo errori di 5 anni fa e generando scenari peggiori come se venisse pagata per gli straordinari. Ecco cosa mi ci sono voluti anni per imparare, ma gli stoici sapevano secoli fa. La pace interiore non consiste nel silenziare quella voce, consiste nel cambiare ciò che dice. Marco Aurelio ha lasciato cadere questa bomba di verità nel suo diario. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Ma siamo realistici. È più facile a dirsi che a farsi quando il tuo capo ti sta col fiato sul collo. Il tuo conto in banca è agli sgoccioli e tuo figlio ha appena dipinto le pareti bianche con un pennarello indelebile. Lascia che ti racconti di Anna, CEO di una startup tecnologica, 3 figli, matrimonio in crisi, classico caos moderno. Le ho chiesto come faccia a rimanere così calma. La sua risposta? L'ha imparato da sua nonna, una sopravvissuta all'Olocausto. Mia nonna diceva sempre: in qualsiasi situazione chiediti, questo avrà importanza tra 5 anni? La maggior parte delle cose no. Gli stoici avrebbero amato la nonna di Anna. Epitteto disse qualcosa di simile. Non è ciò che ti accade, ma come reagisci che conta. Ma ecco la parte di cui nessuno parla. La pace interiore non è uno stato mistico che raggiungi dopo 10.000 ore di meditazione. È una scelta che fai, momento per momento, spesso nel mezzo del caos totale. Pensala così. Sei mai stato in macchina quando il GPS ha perso il segnale? Quel momento di panico, quando non sai dove stai andando? La pace interiore è come avere un GPS interno che continua a ricalcolare. Non importa quante svolte sbagliate la vita ti lancia. Ecco la tua guida pratica per costruire quel GPS interno. Passo 1. La verifica della pace. Stasera, prima di dormire, chiediti: cosa ha realmente disturbato la mia pace oggi? Non cosa è successo, ma quale storia mi sono raccontato su ciò che è successo. C'è una differenza. Quel cliente che non ha risposto alla tua email, l'evento non ha disturbato la tua pace. La tua storia su ciò che significa il suo silenzio l'ha fatto. Passo 2. Il gioco della ricontestualizzazione. Quando qualcosa ti fa scattare, gioca a quello che chiamo il gioco del cos'altro. Il tuo partner ha dimenticato il vostro anniversario? Cos'altro potrebbe significare oltre a non gli importa? Forse è sopraffatto, forse sta pianificando qualcos'altro, forse è umano. Questo non si tratta di trovare scuse, si tratta di esplorare possibilità. Passo 3. La pratica della pace. Ecco una tecnica che ho imparato da un monaco, che prima era un trader di piazza affari. Il reset di 16 secondi. 4 secondi per inspirare, 4 secondi di pausa, 4 secondi per espirare, 4 secondi di pausa. Fallo una volta e hai appena interrotto la tua risposta allo stress. Fallo quotidianamente e stai costruendo muscoli di pace. Ma ecco la verità sulla pace interiore che Instagram non ti dirà. Non si tratta di essere zen tutto il tempo. Si tratta di tornare al centro più velocemente dopo essere stato sbilanciato. Come disse Seneca, siamo spaventati più spesso che feriti e soffriamo più per l'immaginazione che per la realtà.
Ricorda, la pace non è l'assenza di caos, è la capacità di rimanere calmo al suo interno. Non si tratta di avere meno problemi, si tratta di avere problemi migliori, il tipo che ti aiuta a crescere invece di stressarti e basta. Ecco la tua sfida. La prossima volta che qualcosa minaccia di rubare la tua pace, poniti una domanda. Questo mi sta insegnando qualcosa che ho bisogno di imparare, perché a volte ciò che sembra la vita che ti dà fastidio è in realtà la vita che cerca di farti salire di livello. La tua pace è il tuo potere. Proteggila ferocemente, ma tienila delicatamente. E ricorda ciò che Marco Aurelio sapeva. L'arma più potente contro lo stress è la nostra capacità di scegliere un pensiero piuttosto che un altro. Scegli con saggezza. Reimposta il tuo gruppo di amici. Lascia che ti parli di Giacomo, laureato alla Bocconi, imprenditore di successo, apparentemente aveva tutto, ma ogni domenica sera si ritrovava con i suoi amici del liceo e il lunedì mattina si sentiva di nuovo come se avesse 17 anni, e non in senso positivo. Perché? Perché mentre lui cercava di costruire un impero, loro stavano ancora rivivendo i loro giorni di gloria. Ecco cosa hanno capito gli stoici sulle relazioni che la maggior parte delle persone non coglie. La tua cerchia sociale non è solo composta dalle persone con cui esci, è chi stai diventando. Seneca lo espresse perfettamente. Frequenta persone che ti rendono migliore. Ma siamo realistici per un attimo. Rompere con gli amici è più difficile che rompere con i partner romantici. Nessuno scrive canzoni sulla fine di un'amicizia. Non esiste un equivalente di Tinder per le amicizie. È complicato, è doloroso ed è assolutamente necessario per la crescita. Pensa al tuo telefono in questo momento, guarda le tue ultime 5 conversazioni. Queste persone stanno letteralmente programmando il tuo futuro. Pensiero inquietante, vero? Perché ecco la verità che nessuno vuole ammettere. Non sei solo la media delle 5 persone con cui trascorri più tempo. Sei la media di ciò che quelle 5 persone tolleravano. Lascia che condivida qualcosa che ha cambiato la mia prospettiva. Ho incontrato una donna, chiamiamola Maya, che ha fatto un proposito di Capodanno insolito. Invece di cercare di cambiare se stessa, ha deciso di cambiare la sua cerchia. Ha scritto 3 nomi. Qualcuno che aveva raggiunto ciò che lei voleva raggiungere, qualcuno che aveva superato ciò che lei doveva superare e qualcuno che la spaventava con il suo potenziale. Poi si è data la missione di costruire relazioni con persone come loro. I risultati? Entro un anno il suo reddito è raddoppiato. Ha finalmente scritto quel libro di cui parlava da decenni e ha iniziato a correre maratone, non perché sia improvvisamente diventata sovrumana, ma perché la sua nuova cerchia ha reso l'eccellenza una normalità. Ecco la tua guida pratica per reimpostare la tua cerchia sociale. Passo 1. L'audit della cerchia. Scrivi i nomi delle 5 persone con cui interagisci di più. Ora, sii brutalmente onesto. Stanno andando dove vuoi andare tu? Ti spingono a essere migliore o ti riportano a chi eri una volta? Passo 2. Il test dell'energia. Dopo ogni interazione sociale questa settimana, valuta il tuo livello di energia su una scala da 1 a 10. Chi ti lascia energizzato? Chi ti lascia prosciugato? Non si tratta di persone buone o cattive, si tratta di allineamento. Passo 3. La strategia di crescita. Invece di cercare di trovare nuovi amici, inizia a essere l'amico che vorresti avere. Vuoi connetterti con imprenditori? Inizia a risolvere problemi imprenditoriali. Vuoi unirti a una comunità fitness? Diventa la persona che si presenta in palestra alle 5 del mattino. Ma ecco la parte sulle cerchie sociali di cui nessuno parla. A volte la cosa più amorevole che puoi fare per qualcuno è crescere oltre loro. Come disse Marco Aurelio, il modo migliore per vendicarsi è non essere come loro. Ricorda, non si tratta di diventare elitista o abbandonare le tue radici. Si tratta di essere intenzionale con il tuo tempo e la tua energia. Si tratta di capire che ogni volta che dici sì a uscire con persone che ti prosciugano, stai dicendo no a potenziali relazioni che potrebbero cambiarti la vita. Ecco la tua sfida. Questa settimana contatta una persona che ti ispira, non per chiedere qualcosa, solo per connetterti, per imparare, per crescere.
Ed ecco la chiave: non aspettare finché non sarai abbastanza di successo per connetterti con persone di successo. Il momento migliore per costruire la tua cerchia ideale era 10 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. La tua cerchia è il tuo futuro. Scegli con saggezza. Perfeziona la tua perseveranza. Lascia che ti parli di 2 tipi di persone che incontro. Quelli che dicono ci proverò e quelli che dicono lo farò. La differenza? La perseveranza. Non quella delle citazioni di Instagram, ma quella vera, grintosa, delle 3 del mattino di cui nessuno pubblica foto. Gli stoici avevano una parola per questo. In realtà ne avevano molte, ma Marco Aurelio l'ha catturata perfettamente. L'impedimento all'azione favorisce l'azione. Ciò che ostacola il cammino diventa il cammino. In altre parole, la cosa che pensi ti stia fermando. Quella è la tua porta verso la crescita. Ecco una verità che ha cambiato la mia vita. La perseveranza non significa non cadere mai. Significa cadere 7 volte e rialzarsi 8. Significa trasformare il tuo disordine nel tuo messaggio, le tue prove nella tua testimonianza, i tuoi test nei tuoi strumenti. Pensa a questo. Ogni successo immediato di cui hai sentito parlare ha richiesto circa 10 anni di perseveranza invisibile. Ogni talento naturale che ammiri ha trascorso migliaia di ore sentendosi scomodamente innaturale. Ogni colpo di fortuna è stato preceduto da innumerevoli momenti in cui avrebbero potuto arrendersi, ma non l'hanno fatto. Gli stoici comprendevano qualcosa di profondo sulla perseveranza che la maggior parte delle persone non coglie. Non si tratta di essere testardi, si tratta di essere adattabili. Ricorda, la perseveranza non significa spingere più forte, significa spingere in modo più intelligente, significa sapere quando cambiare direzione, quando fare una pausa e quando andare avanti. Come ci ricordava Seneca, a volte anche vivere è un atto di coraggio. Il tuo reset non riguarda solo ricominciare da capo, riguarda ricominciare meglio, riguarda prendere tutto ciò che hai imparato, tutto ciò che sei diventato, e usarlo come carburante per ciò che verrà, perché ecco la verità ultima. La vita che desideri non sta aspettando che tu sia perfetto, sta aspettando che tu sia perseverante. Il prossimo passo è tuo, la prossima mossa è tua, il prossimo momento è tuo. E parlando di prossimi passi, se hai trovato valore in questo messaggio sul resettare la tua vita attraverso la saggezza stoica, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.